di oggi è compassione. Compassione, sì, compassione che non c'è nel Vangelo, però c'è, perché il Vangelo è la storia di Zaccheo, che vabbè mostra Gesù che ha compassione, cioè ha compassione, sì, da un certo punto di vista ha compassione, ma c'è nel testo del Libro della Sapienza che interpreta questa pagina del Vangelo dove il Libro della Sapienza dice hai compassione di tutti perché tutto tu puoi. E ha compassione di Dio, quindi. E Dio, sì, Signore, tutto il mondo davanti a te come polvere, ma hai compassione di tutti perché tutto tu puoi. Quindi Compassione come si dice? è un verbo in realtà, è compassionare, ed è il verbo che ogni tanto sentiamo anche nella liturgia, in quelle rare volte in cui è usato nella versione originale, che è elein, eleo, Eleison, quello lì. eleison, Christe, Kyrie eleison, Christe eleison, eccetera. E traduciamo in... Signore pietà, in realtà è una traduzione, lasciamo perdere, non mi piace come traduzione, perché vuol dire un'altra cosa la traduzione. Cioè, Signore pietà significa perdonaci. Sì, ma non è vero, non è vero, perché aver compassione non significa prima di tutto perdonare, poi eventualmente c'è anche questo aspetto, ma la compassione è un'altra cosa. Ecco, e compassione, quindi cosa significa di fatto rispetto per esempio alla misericordia, al commuoversi? Cioè... Di fatto la compassione è il debordare di una pienezza, è il fatto che Dio, appunto il Libro della Sapienza dice Signore tutto il mondo davanti a te come polvere, ma hai compassione di tutti perché tutto tu puoi, e quindi poi rimetti i peccati, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Tu infatti dice ami tutte le cose che esistono. Quindi la compassione prima di tutto è la pienezza, la totalità, la completezza di Dio che si riversa, che deborda su tutti gli uomini. Vabbè, ma noi non possiamo avere compassione allora. Abbiamo compassione soltanto se ci è data. Infatti è molto caratteristico che nel Nuovo Testamento la parola, il verbo in questione, elein, aver compassione, è utilizzato soprattutto nelle invocazioni a Dio o a Gesù. La gente che chiede miracoli a Gesù, che dice figlio di Davide, abbi pietà, abbi compassione. Oppure è usato in un altro testo famoso, che sono le Beatitudini, beati quelli che hanno compassione, che hanno misericordia, perché troveranno misericordia, ma anche lì la traduzione bisogna sempre stare attenti, che hanno misericordia in tanto in quanto trovano misericordia, cioè la misericordia è qualcosa che deriva da una misericordia preesistente. Insomma, sì, cioè non è che uno ha misericordia e allora gli restituiscono misericordia. No, non è così. No? Cioè uno può avere misericordia se accoglie la misericordia di Dio. Cioè, per esempio, c'è una differenza fondamentale nel lessico fra la compassione che prova il buon samaritano di fronte all'uomo ferito, sì, che non è eleo, che però, non è elein, è splanchnizzein, che è una parola che c'entra con l'isplankna, cioè con le viscere. No? Che vuol dire si intenerì, si commosse, una commozione. Allora, potremmo dire che la compassione è il debordare di un di più e la commozione è il rendersi conto di una comune mancanza. Per cui Dio ha compassione, noi eventualmente possiamo avere compassione perché su di noi è stata riversata una compassione più grande. Quindi in un certo senso la commozione è accettare la compassione di Dio e riconoscere che noi siamo poveri come quell'altro. Esatto. Ed è molto caratteristico il fatto che la messa nel rito romano inizi con un inno alla misericordia, perché il Kyrie, non lo ripeteremo mai abbastanza, non è un atto penitenziale, anche se la riforma liturgica in una delle forme possibili ne ha fatto un atto penitenziale con una lettura piuttosto clamorosa della tradizione e con una malcomprensione, a mio avviso, del significato di questa parola, ma il Kyrie eleison è prima di tutto l'acclamazione alla misericordia di Dio presente. È per quello che si dice anche dopo l'assoluzione. Perché si dice dopo l'assoluzione, in realtà. Quindi quelli che lo fanno prima sbagliano. È un canto di gloria. Sbagliano. Il messale lo permette se ci metti dei troppi, quindi sì. non si sbaglia, cioè se ci inserisci delle frasette di commento, per cui non si sbaglia. Però non nasce così. Nasce come il fatto che noi siamo di fronte a Dio e qual è la prima cosa che ci investe?
è il fatto che Dio è tutto e noi siamo niente, dunque ci investe la sua misericordia. O Cristo abbi pietà, o Signore abbi misericordia, fa misericordia. Era l'acclamazione che si faceva alla comparsa dell'imperatore per chiedergli la liberazione dei prigionieri e per chiedere che l'imperatore donasse i soldi ai poveri. Quindi lui che è tutto, che ha tutto il potere, deve dare, e i cristiani la riferiscono a Cristo.